Ciao a tutti, oggi siamo al Parco del Cormora a Udine e siamo in compagnia del maestro Marion Toldi di arti marziali tradizionali cinesi. Giusto. Che ringraziamo subito per il tempo, per l'opportunità. E perché siamo qui? Perché oggi è la giornata mondiale del Tai Chi, quindi in tutto il mondo oggi l'ultimo sabato di aprile si riuniscono insieme un po' tutte le scuole di Tai Chi per allenarsi, confronti e incontri. E chi vede i miei video sa che si parla spesso di creatività. E per me la creatività come artista visivo è una pratica, un mezzo per raggiungere un certo tipo di consapevolezza, e anche se in realtà si sta praticando qualcosa che potrebbe essere esterno, in realtà si raggiunge una consapevolezza interna, ed è un po' quello che succede, almeno è il motivo per cui io la pratico, nelle arti marziali, un certo tipo di arti marziali. Ed è così che per avere qualche input in più, magari qualche nuova riflessione, chissà anche qualche punto di vista differente, faremo delle domande a una persona che ha esperienza, il maestro, dal quale appunto cerco di allenarmi per il Tai Chi. Allora, grazie di nuovo. Prego. E maestro, la prima domanda che le faccio è se può presentarsi, così magari le persone che guardano il video, capendo un po' la sua formazione, riescono a capire un po' il panorama filosofico, culturale in cui ci muoveremo. Sì, certo. Salve, Marion Toldi, sono del 1961, ho iniziato con lo yoga, poi ho fatto judo da bambino, scusate, prima ho fatto judo, poi ho fatto karate, poi ho fatto un po' di yoga, hatha yoga, poi ho incontrato un maestro cinese e ho cominciato a fare kung fu, wushu viene chiamato, quindi stile esterno, parliamo di 20 anni. Poi pian piano sono addentrato in questa pratica del wushu di scuola interna, come il Tai Chi, il Baguan, Baguazhang o Xinichuan, Yichuan, varie pratiche, sono nomi che ha poco importanza, dove la prerogativa è lavorare internamente attraverso il corpo fisico. E attualmente dopo 40 anni sto seguendo il metodo Yamishen, quindi sono continuamente in ricerca di questa trasformazione a vari livelli. Io sono un artista visivo, dicevo, e una cosa che mi piace molto è che per definirla l'arte marziale deve essere chiamata arte, e mi piace proprio perché per me l'arte è un ponte per mettere in contatto l'interiore e l'esteriore, e quindi un punto di contatto tra mondi diversi. Sì. E per inoltrarci in questo mondo, Sì. Una domanda innanzitutto è ha parlato di stile interno, stile esterno, sì. E se può spiegare un po' meglio? Sì, questo è un bisogno nostro occidentale di definire. Una volta che noi definiamo abbiamo già creato il suo posto, quindi definire uno stile esterno a cosa? Interno a cosa? L'essere umano ha sia l'uno che l'altro, quindi una possibile idea o definizione dell'esterno è colui un esercizio dove prevalente è l'utilizzo fisico-muscolare, atletico, adatto a giovane età. Interno dove si predilige uno sviluppo della parte interna. Adesso bisognerebbe capire cosa si intende per interno. Questa dicotomia in Cina non esiste, nel senso che loro è esercizio, wushu, esercizio, non c'è interno senza esterno, non c'è esterno senza interno. Qui noi tendiamo invece di unire, tendiamo a dividere. Cosa fai? Ah, faccio kung fu esterno. Cosa fai? Ah, faccio interno. Non c'è fine su questa cosa qua. Secondo me non c'è interno senza esterno, non c'è esterno senza interno. Sì, era una cosa che mi interessa molto, perché la tendenza in Occidente è appunto considerare la parte interna, possiamo anche dire la parte spirituale, perché abbiamo l'abitudine appunto di fare queste differenze, e quella fisica della persona come due ambiti e poi anche come due esperienze diverse. Quindi in Oriente non è così. No, in Oriente c'è l'essere umano ha vari ambiti, come dici te,
La parte spirituale è probabilmente quella più celata, quella più interna, quella che va riscoperta, ma che utilizza lo strumento, questo corpo. Senza questo corpo non può, in questa manifestazione terrena non può essere, no? Quindi l'arte che cos'è? Qualcosa che colpisce qualcosa. Poi posso guardarlo con occhi atletici, quindi la perfezione tecnica, l'esercizio ginnico. Forse c'è qualcos'altro che mi colpisce, ma non so cosa, come nella natura, non so, e mi crea un'emozione. Questa è secondo me la cosa più importante, di muovere qualcos'altro dentro che poi si va pian piano a capire, ma senza identificare, almeno parlo per me. Quindi si può muovere qualcosa dentro, però senza identificarlo? Sì, perché abbiamo bisogno di identificare? Spiritualità, cos'è la spiritualità? Già nel saluto, se parliamo dell'arte marziale, sono centrato, ma non serve aderire a uno schema, a una scuola, a una struttura, a un paradigma, a una religione, a qualcosa che uno rimane in silenzio, in mezzo a un bosco è già spiritualità, è già in connessione. Poi ci sono le scuole, quelle che i dogmi, quelle che ti obbligano a fare certe tecniche anche motorie, fisiche, no? Ogni tradizione religiosa ha questo, ma è già una schematizzazione, non c'entra niente secondo me, l'interno e la spiritualità è qualcosa che si anima. La pratica del Tai Chi o come altre pratiche sono molto vicine, sono molto collegate a questa ricerca profonda dell'essere. Ma comunque pensavo che l'arte marziale fosse qualcosa che seguisse uno schema, che seguisse una rigidità. Sì, allora, sicuramente segue uno schema, sicuramente la parola rigidità non è, diciamo, contemplata nella pratica marziale interna. Seguendo uno schema però lo si interpreta, è come scrivere un carattere, la modalità di ciascuno di noi è dargli un qualcosa che è diverso da quello, non è uguale, se no siamo tutti uguali, non è così. Siamo diversi e interpretiamo con un brano musicale, chi l'ha scritto, poi c'è chi lo suona in una certa maniera, chi lo suona in un'altra, questa è l'espressione singola. Ho capito. E quando per le arti marziali alleniamo il fisico, cosa avviene all'interno del fisico? Perché stiamo un po' introducendo questa cosa. È possibile allenare con le arti marziali il proprio interno, cioè una parte che per noi che non è in noi ma non è fisica? C'è un collegamento? È una definizione. O c'è almeno un collegamento? Allora, allenando l'esterno, la parte fisica si allena, si addestra un determinato gruppo di muscoli, di atleticità fisica, motoria. Sicuramente viene allenato qualcosa internamente, bisogna capire e identificare cosa è interno. La resistenza, la volontà, la voglia di fare, la perseveranza, sono tutti addestramenti interni. Io devo alzarmi, fare quelle pratiche, quindi alleno la volontà, lo faccio ogni giorno, la perseveranza, lo faccio diverse volte al giorno, la costanza. Queste sono qualità interne che poi pian piano si raffinano per andare a qualcosa di diverso, che non sono cose emotive, emozionali, e torniamo là, si torna sempre. Alcuni maestri illuminati parlano di ritorno a casa, di viaggio di ritorno, togliendo. Questo, la pratica del Tai Chi ci permette di fare questo viaggio e tornare a scoprire la vera natura originaria dell'essere umano. Non chiedermi cosa sia, la sto cercando da anni, ho 60 anni, non ho idea. Ho qualche barlume ogni tanto, quando sei in mezzo alla natura o anche a casa e senti quell'ebbrezza che ti pervade, che non sai da cosa è dato. Qualcosa, non necessariamente facendo Tai Chi, sovente facendo la pratica, però anche in altre dimensioni, è qualcosa che non viene definito, quindi tanti lo chiamano oblio, tanti che hanno stati alterati di coscienza, non so. È quel qualcosa che è fugace. Alcuni santi, alcune persone illuminate lo sono perennemente in questo stato. E sono magari collegati o scollegati, non so. Solamente ho incontrato alcune persone che sembrano, adesso non so bene,
Diciamo che la pratica a volte può succedere, poi c'è il ruolo, poi c'è l'impegno, la cosa l'amorevolezza di portare a risvegliare, una grossa parola, le persone che seguono, che fanno questa pratica, ma non in quanto Mario Antolli, che non è niente, Mario Antolli è uno strumento, portare a cercare qualcosa oltre il gesto ginnico, atletico, fisico, interno, esterno, quello che è. Allora, nei gesti dell'arte marziale si vedono espressi dei concetti più profondi che provengono direttamente dalla filosofia. Questa mia impressione è vera? Questa è una domanda che faccio perché a volte leggo dei testi di taoismo e poi quando vengo a lezione vedo spiegati, possiamo esagerare magari con questo termine, spiegati quello che ho letto con i movimenti. La pratica interna del Tai Chi fonda pregnante sulla filosofia taoista, buddista, confuciana. Quindi il taoista soprattutto che ha questa visione, questo ambito immerso nella natura, fa sì che alcuni principi di questi saggi, di queste persone che hanno studiato, abbiano riportato questa esperienza nei gesti, quindi è normale che tu li trovi nella spiegazione o che non è neanche una conseguenza, è implicito nella pratica taoista l'esercizio ginnico fisico, che non è solo ginnico fisico, atletico. Sì, Ad esempio quando c'è un partecipare a un movimento, a un fluire, mi sembra di percepirlo. se lo lasci andare fluisci, se ti fermi e vuoi dare, perché a volte il movimento del Tai Chi viene abbinato all'acqua, no? L'acqua va ovunque e dove torna? Torna al mare, comunque bagna, non si ferma, non la puoi fermare, comunque lei va. E il fluire dell'essere umano, se si lascia andare, fluisce, non si oppone agli eventi, non si oppone. Questa secondo me è interessante come visione, non opporsi, fluire. Il fluire ci fa fare anche delle cose che quando cerco di capirle in maniera logica sono delle contraddizioni. Quando ad esempio negli esercizi per poterci spostare a destra dobbiamo andare a sinistra. È apparentemente una contraddizione, però per poter uscire nelle forme del Tai Chi facciamo questo. Sì, in realtà non è una contraddizione, è anticipare, nel senso che nell'esercizio ginnico fisico del Tai Chi libero la gamba a sinistra, quindi vado a destra per poi andare a sinistra. È un po' il movimento della corrente elettrica, quindi dare importanza al vuoto. I neuroni come si spostano? Riempiono i vuoti, allora c'è la trasmissione elettrica. Così noi anche nella pratica del Tai Chi non diamo importanza al pieno, ma al vuoto. Allora, una domanda ancora più tecnica, che cos'è il Qi? Spesso si parla di questo Qi, come lo potrebbe descrivere? Allora, Perché l'ideogramma Qi è questo pentola di vapore che sale, qualcosa che si trasforma, quindi sale. Il Qi è tutto il creato, è tutta l'energia. Definire il Qi, ci sono libri interi che definiscono il Qi, è l'energia. Poi possiamo respiratoria, quindi l'aria, del cibo, energetica. Il Qi è energia, respiro in alcune. E parliamo sempre a livello grossolano, fisico. Dopo ci sono la simulazione, la trasformazione del Qi, poi gli studiosi identificano vari tipi di Qi, il Qi prenatale, quello che abbiamo prima di essere nati, il Qi post-natale, quando siamo nati, il Qi guardiano, quello che ci difende, il Qi di certi organi, il Qi del fegato, il Qi del cuore, il Qi, energia. Allora, energia, la vita è energia. Il sangue per noi occidentali, senza sangue non c'è vita. Non c'è vita senza sangue. Il sangue scorre, il Qi scorre. Così. Ma in un'immagine il vapore? Così che... L'immagine del vapore, qualcosa che sale, che riempie, che permea. Tutto l'universo. Che riempie? Tutto l'universo è permeato, tutto è vivo, tutto si trasforma. Nulla è fermo. Il Qi non è qualcosa di fermo. Il
C è movimento, è energia. E noi facciamo parte di questo movimento cosmico. Questo è il C. Dopo andiamo a mangiare la grigliata, è C. Beviamo vino, C. Beviamo l'acqua, è C. Respiriamo, è C. Dormiamo, è C. È energia. Quando l'essere umano ha terminato il C, l'acqua non è più sopra il fuoco, secondo il pensiero occidentale, scusate, cinese, c'è la visualizzazione, non c'è più vapore, non c'è più energia, si sono separati due elementi, per cui per l'essere umano c'è la cessazione di questa manifestazione terrena. Quello che arde è energia, fuoco. Acqua, vapore. Allora facciamo C, muovere questo qualcosa consapevolmente, secondo alcuni schemi che ci hanno detto i maestri, ma in modo che noi, il nostro corpo, lo schema è lo stesso, la modalità è diversa. Quindi quando andiamo ad allenare, a muovere il fisico e allenare il fisico nelle arti marziali, e stiamo allenando qualcosa non fisico, come domandavo poco fa, Sì, sì. Stiamo muovendo quello, stiamo toccando quello. Quello è muovendo il C, alimentando il C. Poi ci sono alcune tecniche per accrescere questo C, per crescere. Metto più legna o per consumare di meno, perché è inutile mettere tanta legna e c'è una bora che butta e il fuoco è. Quindi ecco la corretta respirazione, la corretta mentale, modo di pensare, concentrazione, per non disperdere questa energia, se no finisce la vita eterna. Sì, in questi argomenti fa bene utilizzare delle metafore. Allora, l'arte marziale influenza la mente? Questa è un'altra cosa che potrebbe essere interessante. E se sì, come? Visto che parliamo di fisico. Quindi diamo alla mente una posizione fisica. Io penso sia molto influenzare. L'arte marziale influenza la mente. Influenzando la mente cambia, cambiando la mente cambia la mia pratica, il mio approccio all'arte marziale. Sì, l'arte marziale modifica la mente, a tal punto che una mente scorretta si corregge attraverso la modalità marziale, costanza, perseveranza, fare, cambia la modalità di reagire, come ci dicono i maestri. E la cosa che mi interessa, come è sovrapponibile l'arte marziale con la meditazione e con la ricerca spirituale, visto che se ne è un po' toccato. Non penso sia sovrapponibile, ma equiparabile. Quindi l'arte marziale è fatta in una certa modalità e meditazione, perché la meditazione, se non proprio meditazione, è concentrazione su quello che sto facendo. Se sono concentrato su quello che faccio, lascio passare i pensieri fugaci, quelli che mi destabilizzano, e cresce qualcosa, cresce come una pianta, un fiore, una nuova qualcosa, che è questa ricerca spirituale, la ricerca di chi sono, cosa voglio, che senso ha la vita. E questo io penso sia una delle pratiche, una delle domande che non c'è, io parlo di Mario Antonio, non c'è risposta, però mi lusinga che attraverso una pratica possa accedere a cogliere qualcos'altro. Che senso ha questa vita? È solo mangiare, bere, dormire, riprodursi? O scaricarsi? Qual è il compito? Cosa vogliamo lasciare? Che impronta lasciamo? Come posso aiutare il mio prossimo? Come posso migliorare o arricchire? No, arricchire economicamente chi è vicino. Avendo un gruppo c'è una responsabilità. A volte mi chiedo perché la gente viene da me, perché mi segue, cosa vuole, cosa cerca. Non segue Mario Antonio, segue qualcosa che Mario Antonio in questo caso, attraverso la pratica del Tai Chi, la sua passione, il suo amore per questa cosa qua, trasmette. Ma nessuno, se no siamo dei pappagalli, siamo dei coccoliti. No, quindi è solo un acceleratore, uno stimolatore di una ricerca personale. E io sono contento personalmente, questo riesco
instillare una volontà, una ricerca nel proprio ambito, ben bene, attraverso la pratica che so fare, il Tai Chi, ma poteva essere altro, quindi è un momento di dinamicizzazione, di stimolo, di stimolo. Questo è per me, quindi ritengo che sia positivo, ecco, non essere il migliore, il più bravo, fare 100 forme, sapere fare 1000 armi, non è questo. Allora fatta in un certo modo, l'arte marziale può portare a una crescita personale, una crescita spirituale anche, o esagero a dire così? No, io penso profondamente, è questo che mi ha indotto da un'idea di 30-40 anni fa, filo indiana, induista forse, di ricerca non violenta, fare wushu, kung fu, dove si danno pugni, calci, dove c'è una tensione rispetto alle altre persone. All'inizio lo vedevo come una cosa aggressiva, in realtà poi non è aggressiva, anzi è preservare la vita, è a tutt'altra valenza, quindi per me poi è cambiata questa cosa qua e la pratica marziale è proprio un'elevazione spirituale, se lo si prende così e attraverso il gesto, senza non si può, saranno gli altri che si accorgono, neanche noi ci accorgiamo, non so. Però è qualcos'altro, non c'è la violenza, non c'è altro, si muove altro. Ah, quindi può esserci un'arte marziale non violenta? Sicuramente la pratica del Tai Chi è non violenta. La violenza dell'essere umano è dentro, se io devo sopravvivere, essendo il Tai Chi una ricerca interiore, una ricerca di noi stessi, quindi non abbiamo antagonisti fuori, non abbiamo rivali, non siamo in competizione. Forse se c'è la competizione, ma a me piacerebbe dire l'accettazione di noi stessi, è con noi stessi, non con altri. Non mi rivolgo fuori, sono con me, io sono maestro mio di me stesso, sono combattente di me stesso, ma non è un combattimento, e anche se fosse un combattimento, non è un combattimento dove esternare la rabbia, la frustrazione, la violenza, no, non c'è violenza. Io direi che violenza è il non ascoltare l'altro, non lasciare che l'altro si esprimi, cioè un prevaricare, quindi un'arte marziale non violenta è quando si lascia l'altro che si esprimi. Io lo vedo in questa definizione dell'arte marziale che pratichiamo, perché l'avversario viene lasciato che si esprimi e non è che lo si contrasti, ma anzi il suo movimento viene lasciato e noi vi partecipiamo, magari viene deviato. Sì, la parte diciamo nostra nella pratica del Tai Chi, viene chiamata la pratica 2 del Kyushu, è sempre un momento scambio, per questa compenetrazione e due interagiscono come fosse uno solo, se c'è un'azione violenta o aggressiva, noi non ci opponiamo con altra aggressività o maggiore aggressività per inibire questa, ma l'accogliamo e la trasformiamo e la ritorniamo indietro. Questo è il lavoro, trasformare. Cioè diventa qualcos'altro. Diventa qualcos'altro. Scemare, non dargli conto, lasciare passare, non trasformare. Beh, direi che visto che anche quello che si sente continuamente nei notiziari, arrivare a questa frase che l'arte marziale non è violenta è qualcosa di fenomenale. Grazie mille, veramente. Grazie mille. E quindi ringrazio per averci seguito e ringraziamo il maestro Mario Antoldi della Scuola Tecnica Arti Orientali di Udine. Lascerò nella descrizione, vedete, tutte le indicazioni per ritrovarlo, per ritrovare i corsi, il suo sito dove ci sono comunque degli approfondimenti a tutte le cose che abbiamo detto, perché appunto sono testi riferiti da uno che li ha vissuti. Grazie. Grazie mille. Grazie. Ciao.